Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti magari per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Ho atteso la fine del match di stamattina contro la Casertana, così analizziamo sia Napoli-Casertana finita 1-1 sia la partita con il Brest di ieri sera, sconfitta rimediata a favore dei francesi. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se avete visto le partite, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e se vi piace il video, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo da tutte quelle vocine che appena il Napoli stecca la partita o perde sono sempre lì pronte a punzecchiare, e prendiamo troppi gol e perdiamo le partite e siamo fuori condizione e diciamo siamo a 20 giorni dall'inizio del campionato, non si è messi bene. Io ci andrei sempre con i piedi di piombo e sempre con calma, perché la condizione del Napoli la si vede in tutti gli elementi, i carichi di lavoro sono veramente pesanti e quindi bisogna poi gestire le forze e anche la lucidità durante una partita. Si è visto che calciatori di livello assoluto ieri, così come De Bruyne, così come Lobotka, riescono con intelligenza tattica a gestirsi da soli e quindi cercare di trovare la quadra pur avendo le gambe molto pesanti, e abbiamo servito poco e male, non sfruttando in questo caso le caratteristiche dell'attaccante, ovvero Lucca, ieri in campo, pochi cross, servito molto male, quindi diciamo abbiamo fatto molta fatica. Il neo, prendiamo troppi gol, possiamo anche essere d'accordo, ma resta sempre una fase precampionato ed è anche grasso che cola per quanto mi riguarda il prendere gol e riuscire poi a risanare tatticamente determinate situazioni. Per quanto riguarda l'attaccante, ieri del Brest ce lo siamo persi 2 volte e quindi abbiamo preso 2 reti che si potevano tranquillamente evitare. Ovviamente scende in campo sempre un Napoli che molto stanco dal punto di vista delle gambe, quindi molte cose non girano, perché il Brest, se ti viene ad affrontare con una squadra molto bassa cercando di ripartire, dal canto tuo dovresti avere un giro palla molto più fluido e molto veloce per cercare di aprire spazi ed andare poi a rete. Non sto qui a sindacare, abbiamo perso la partita, un'altra sconfitta, eccetera, eccetera, anzi ci sono state cose nei singoli che già cominciano a vedersi, così come un Kevin De Bruyne che 4-5 volte ci ha fatto già vedere di cosa è capace dal punto di vista sia della visione di gioco sia dal punto di vista delle aperture. Quando trovi una squadra avversaria molto compatta e chiusa ti lasciano ovviamente le fasce. Il Napoli, se riesce ad allargarsi sulle linee laterali, sia diciamo in fase difensiva sia in attacco, trovi quel playmaker che va a prendersi la palla anche sulla linea di difesa cercando di smistarla poi sulle fasce laterali con estrema precisione. Da lì che nasce l'unico gol di ieri sera, ovviamente del Napoli, con uno scambio poi andando verso l'interno dell'area di rigore e andiamo a rete. Tutto grasso che cola, così come anche il match di stamattina con il Napoli B, chiamiamolo come volete, le eventuali tra virgolette seconde linee che hanno giocato meno ieri sera e hanno iniziato il match con la Casertana di stamattina, però ci riperdiamo comunque l'attaccante avversario, subiamo il gol di testa che si poteva sicuramente evitare, ma non stiamo qui, come ho già detto, a sindacare i gol presi, perché è giusto che ci siano e fa bene anche al Napoli, anche se abbiamo visto un Conte abbastanza irritato per quanto riguarda poi la gestione di alcuni palloni. I calciatori che mi hanno, tra virgolette, impressionato, che hanno fatto bene questa mattina, ho visto un Anghissà molto ma molto generoso e diciamo il Napoli lo sfrutta, tra virgolette, come porto sicuro, gli dà tutti i palloni sporchi e cerca sempre di far ripartire, ha cercato sempre di far ripartire l'azione con il nostro Frank Zambo, un buon Politano che l'abbiamo visto molto più tonico
di altri calciatori. Poi sono entrati anche, abbiamo rivisto finalmente gli scozzesi, Gilmour è entrato nel secondo tempo, McTominay lo stesso, e quindi accolto da una grandissima ovazione l'MVP del campionato e diciamo il calciatore più determinante nella lotta scudetto e nella vittoria poi finale che c'è stata nella Serie A, che è finita da poco. È un Napoli diverso, è stato un Napoli diverso questa mattina, forse tra virgolette le seconde linee per farsi vedere, qualcuno per farsi notare ancora di più o per cercare di strappare qualche considerazione positiva da mister Antonio Conte, diciamo hanno fatto un tantino meglio, calcolando anche la qualità dell'avversario. Il Brest è una squadra, la Casertana è totalmente un'altra. Le cose che non piacciono sono quelle situazioni a livello agonistico dove entri veramente troppo duro. Abbiamo subito determinati falli dove ci puoi rimettere l'infortunio, ed è l'unica cosa che andrebbe poi a farmi incazzare, e di brutto nel caso perdi qualche calciatore per un po' di settimane, subisci un infortunio in un amichevole del genere, ci rimetti, poi va a finire l'esordio in campionato o la disponibilità nella prossima Serie A. È una cosa che mi andrebbe, tra virgolette, a quel servizio. È entrato anche Marianucci e molto probabilmente sarà la rivelazione del Napoli che verrà, del Napoli 25-26, perché Marianucci è entrato con personalità, chiedeva il pallone a chiunque, si liberava da tutti gli spazi e dalle marcature poco asfissianti della Casertana. E voi mi direte sì, ma abbiamo pareggiato comunque contro la Casertana, non riusciamo a segnare, non riusciamo ad andare a rete. Le emozioni nella partita di stamattina sono state molto, ma molto poche, dobbiamo dire la verità, però ci sta che sono entrati anche calciatori che hanno giocato ieri sera, quindi ieri hai giocato, stamattina se si deve parlare di amichevole parliamo di amichevole, ma è più un allenamento congiunto. E poi c'è una situazione sicuramente da non sottovalutare. Ci sono calciatori che in piena fase di mercato possono essere ceduti, quindi vedi un Raspadori ieri sera, vedi lo stesso Simeone che poi è entrato sul finale di partita quest'oggi. Non vai sicuramente a caricare interventi, non vai sicuramente a diciamo tentare duelli che poi possono portare a affaticamenti, eventuali infortuni. Se sei un calciatore che comunque è sul mercato e quindi vai a rompere le uova nel paniere, da questo punto di vista in casa Napoli sono tutte situazioni che vanno assolutamente, per quanto mi riguarda, considerate, anche se il giro palla di stamattina e comunque la costruzione del Napoli è stata un tantino più fluida, ma ovviamente, come ho appena detto, c'è anche l'avversario da considerare. Il Brest poi di ieri è una squadra che dal punto di vista del calciomercato non è nelle stesse condizioni del Napoli, con tantissimi arrivi, con personaggi che devono ancora inserirsi dal punto di vista tattico, non hanno tantissimi calciatori sul chi va là, confermo questo, parte quell'altro, Tizio va via e rimane Sempronio, quindi ci sono queste cose in ballo che non possono secondo me essere trascurate nel giudizio, se di giudizio possiamo parlare, perché io sto solamente esprimendo il mio pensiero su ciò che ho visto. Non possiamo giudicare e tirare conclusioni assolute nelle amichevoli precampionato e in una fase dove si sta caricando ancora di più. Poi arriverà il Napoli che avrà smaltito tutte le scorie delle preparazioni e noi dobbiamo essere pronti per la partita col Sassuolo, ed è lì che poi io personalmente aspetterò tutti quei personaggi che negli amichevoli precampionato poi ne stanno dicendo di tutti i colori. È lì che andremo ad analizzare il Napoli, è lì che il Napoli potrà farti incazzare o potrà lasciarci delusi per quanto riguarda un eventuale risultato negativo o stecchi la partita col Sassuolo. Io credo che andiamo a giocare la partita col Sassuolo, andremo a giocare la partita con il Sassuolo completamente al top mentalmente e anche fisicamente, visto come
stiamo gestendo i ritiri precampionato ed è importante questa situazione che stanno rientrando anche questi affaticamenti che non abbiamo visto al limite ieri e non abbiamo visto negli scorsi giorni sono felicissimo personalmente per aver rivisto Scott McTominay che l'altro ieri, se non vado errato, seguendo ovviamente il ritiro, vedevo in una foto abbastanza sconsolato a bordo campo per quanto riguarda il non poter stare con la squadra, gli affaticamenti che ha avuto e la situazione che ha vissuto dal punto di vista fisico. I gol che abbiamo preso, prendiamo troppi gol, possiamo anche essere d'accordo perché ci sono dei movimenti che vanno registrati, c'è un Bukema che comunque deve trovare la quadra, tra virgolette, per posizionamento in campo. Con Rachmani sappiamo benissimo come è difficile comunque trovare il feeling tra due centrali di difesa nel caso poi cambi uno dei due personaggi. Rachmani lo conosciamo e l'abbiamo visto in tutto il campionato. Quest'anno Bukema è arrivato ovviamente con il mercato di quest'estate e quindi si sta trovando assolutamente la quadra. Non proclamiamo assolutamente niente, non buttiamo diciamo tra virgolette benzina sul fuoco per quanto riguarda la situazione dei nuovi acquisti e la situazione dei gol presi che ci sono e ci saranno ed è buono che sia così possiamo sicuramente andarci a lavorare. Conte è giusto che sia un tantino irritato per quanto riguarda le prestazioni e le situazioni per come si è arrivato poi a subire determinate reti ed è anche giusto che ci si vada poi a lavorare da qui a inizio campionato, dove lì ti devi far trovare pronto, è lì la partita dove ci saranno 3 punti in palio. Queste sono tutte amichevoli e test per far sì che arrivi poi quanto più tirato a lucido a inizio campionato. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando l'iscrizione se vi fa piacere attivando la campanellina con un bel like a questo video. L'ho già detto all'inizio e ringrazio anche chi è arrivato alla fine del contenuto. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!